Buongiorno a tutti, sono Roberto Bico del CSI Piemonte e siamo qui col collega Paolo Sustrico per raccontarvi la nostra esperienza con il CMD Build che abbiamo adottato all'incirca un paio d'anni fa. Prima vorrei solo spendere invece qualche parola sull'azienda per cui lavoriamo. Tasto sinistro. Il CSI Piemonte è Consorzio per il Sistema Informativo ed è l'ente strumentale della pubblica amministrazione della Regione Piemonte, di tutti gli enti della Regione Piemonte. Siamo circa in 1200 a lavorare su 4 sedi, Torino, Novara, Cuneo e Alessandria, e nell'ambito della pubblica amministrazione siamo una delle principali aziende italiane di ICT. La nostra missione è quella di progettare, realizzare e gestire servizi pubblici innovativi per semplificare la vita dei cittadini e delle imprese, anche e soprattutto nel loro rapporto con la pubblica amministrazione. Abbiamo oltre 90 enti consorziati, tra cui i principali sono appunto la Regione Piemonte, la provincia e la città di Torino, gli Atenei torinesi, poi tutte le altre province di Piemonte e altri enti, in particolare aziende ospedaliere e aziende sanitarie. Più partecipazioni su aziende sempre del comparto ICT dell'area torinese. Il nostro obiettivo principale è quello di trasformare la domanda di innovazione dei cittadini e delle imprese in servizi accessibili e più facili da usare per tutti. Servizi si intende veicolati dai nostri clienti, che appunto sono i clienti della pubblica amministrazione. In tal senso aiutiamo gli enti pubblici a ottimizzare processi interni per risparmiare tempo, ridurre le spese e rispondere alle esigenze dei cittadini. In questo senso favoriamo la collaborazione tra le varie amministrazioni del Piemonte, ma non solo, anche in Italia e all'estero abbiamo dei progetti in corso e favoriamo il riuso delle best practice. Lascio ora la parola al collega Paolo Sustrico, che vi racconterà la nostra esperienza, che come dicevo è partita circa 2 anni fa, partendo da un'esperienza pregressa di CMDB, per poi arrivare anche noi, dopo vari ragionamenti, a sposare la filosofia open source in questo comparto e non solo. Grazie. Buongiorno, Paolo Sustrico, il responsabile della Configuration Management, della Direzione Infrastrutture del CSI Piemonte. Ho sentito precedentemente tutti gli interventi e ho sentito la parola religione, mi avete fatto venire in mente una piccola introduzione. Io ero un non credente di fatto. Purtroppo però come missione avevo quella di cercare di migliorare, aumentare l'efficienza e l'efficacia riducendo i costi, e quindi mi sentivo un po' Peter Pan anche insieme. Quindi nel buio brancolavo, poi ho visto una luce, era il sole del CMD Build. E quindi ringraziamo il buon Fabio e tutti quelli che hanno lavorato. La nostra presenza qui è soprattutto per questo, per condividere alcune cose con la comunità, non tutte, perché noi siamo partiti, appunto, vogliamo creare una specie di isola che non c'è, con tutti dei satelliti, e ci vorrà un po' di tempo, però per testimoniare quello che siamo riusciti a fare nel tempo che abbiamo avuto fino adesso, anche grazie proprio alla comunità e alla Tecnoteca, per cui cercherò di farci andare a mangiare tutti in presto perché abbiamo fame. Eccolo qua, niente, sono andato al contrario come al solito. Di solito le slide le faccio ancora peggio, più stupidine, però mi sono limitato, non c'entra niente, andiamo pure avanti. Ecco, da dove siamo partiti noi? Molto velocemente, appunto, noi non presenteremo tutto quello che stiamo seguendo col CMD Build, ma ritagliamo alcune cose che riteniamo importanti, non solo per l'utilizzo dello strumento del CMD Build e quindi dei CMDB in linea di massima, ma proprio la filosofia che abbiamo deciso di adottare. Sarò veloce, almeno ci provo. Bene, noi cosa volevamo fare? Certo, abbiamo studiato ITIL, qualcuno che anche nella sala è venuto a farci dei corsi, noi sappiamo tutto e anche di più di ITIL, però non è così, non è vero, tutte cose scritte, tutte teorie, ma dovevamo metterle in pratica. Bene, abbiamo deciso di, appunto, appoggiandoci a ITIL, pensare sia uno strumento CMDB anzi, distribuito,
e quindi avere un punto logico di raccolta, ma fisicamente abbiamo deciso che ognuno, chi deve gestire il dato, chi è proprietario del dato lo gestisce, se lo gestisce con uno strumento efficace può continuare a farlo, noi recupereremo il dato da lì. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un sistema e quindi non utilizziamo uno strumento, abbiamo creato un sistema, un gruppo che segue e una filosofia, composto sì da strumenti, però che segue delle metodologie, dei workflow, dei cicli di vita e che collabori con tutti gli altri sistemi che riteniamo che possano collaborare, prima fra tutti monitoraggio e change management, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la prima filosofia interna alla nostra direzione, cioè noi abbiamo detto semplicemente al termine di una prima fase dovremo fare in modo che il change management comunichi col configuration management, il quale, come ho già sentito dire oggi, sono stato contento, diventa il polo unico o perlomeno maggioritario del monitoraggio e quindi, ripeto la stessa frase che ha detto un collega, tutto ciò che entra all'interno del CMDB deve essere monitorato, così stiamo dando la sicurezza che non si perde nulla di quello che abbiamo sotto la nostra gestione. E quindi prima frase bella, carina, conoscere per gestire, abbiamo capito, ci abbiamo messo un po' forse, comunque, conoscere per gestire. E quindi poi si ritorna indietro, il monitoraggio potrebbe anche avviare un change a seconda dell'allarme che ha ricevuto, magari un malfunzionamento, ci cambiano una macchina, il change lo comunica al configuration e così abbiamo fatto un ciclo virtuale. Allargandoci noi appunto siamo abbastanza grandini, quindi noi ci interessiamo della parte infrastrutturale e io e il collega Bico, però c'è un'altra parte aziendale altrettanto, anzi importantissima, che è quella che implementa i servizi, quindi sì, fa anche applicazioni ma anche gestisce i servizi quali le reti e andare a installare parti nelle varie ASL, nelle varie agenzie, nelle varie parti del Piemonte. Bene. Il nostro sogno è quello di arrivare al punto che qualcuno produce, se parliamo di software, i tecnici di rilascio appunto installano nelle infrastrutture e poi l'infrastruttura ospita e gestisce i servizi. Non lo fate? Sì, certo, questo lo stiamo facendo, e però lo stiamo controllando nel miglior modo che siamo in grado di fare. Vorremmo aumentare l'efficacia e l'efficienza appunto con questo sistema. Quindi noi utilizziamo il CMD Build, i nostri colleghi hanno iniziato un pochettino dopo di noi a utilizzarlo, loro per mappare le applicazioni, le iterazioni fra le applicazioni stesse, noi l'infrastruttura. A breve, entro 2 mesi, abbiamo intenzione di fare in modo che i sistemi si parlino e quindi di avere anche un cruscotto che ci dica in maniera automatizzata questo servizio dove va a finire, in quale virtual farm, in quale farm va a finire e soprattutto ci permetta di fare delle analisi, degli studi di analisi di impatto nel caso dovessimo fermare qualcosa e vedere. Lo facciamo chiaramente ma con dei tempi, non è automatico. Ecco, per fare questo noi abbiamo deciso, quello non è un maschio, è mia moglie, no, abbiamo deciso di applicare delle regole fisse, ferree. Noi non lavoriamo se non ci approvano queste regole. Fortunatamente per me, per il mio mutuo, hanno deciso di applicarle. Facili, per ogni item, per ogni asset, per ogni oggetto, noi vogliamo avere un'unica fonte di alimentazione, che questo non vuol dire unico punto fisso all'interno del CMD Build. C'è un'alimentazione da qualche parte, l'OCS per dirci come stanno le macchine in giro per il Piemonte, altri strumenti, anche a volte fatti in Access, che ci indicano, non so, un applicativo, un rilascio, qualcosa, non importa. L'importante è che la fonte sia unica, univoca. Individuare gli utilizzatori e i gestori di ogni item, chi li utilizza, come li utilizza, perché li utilizza, ma soprattutto chi ne è il gestore. Preferisco non avere un dato piuttosto che avere un dato che non si sa quando e come cambia e né chi lo cambia. Poi vabbè, certo, normalizzare i dati relativi a tabelle di codifica, io ho trovato il corso dove abitiamo, dove lavoriamo, l'ho trovato almeno in 7 modi diversi, corso, CES, corso UNIS, insomma l'ho trovato in tante maniere nella gestione. Per cui normalizzare sembra l'uovo di Colombo, sembra semplice ma è indispensabile in realtà. Automatizzare ove possibile, avrei dovuto sottolineare ove possibile, spesso si confondono e dicono no, tu sei una persona che pensa che tutto si possa automatizzare, non è possibile, ma è vero, è verissimo. Quando il collega sposta un server da un armadio all'altro per sue motivazioni, questo non è automatizzabile, deve dirmelo. No, ho scritto ove è possibile automatizziamolo, così sgraviamo di lavoro i colleghi, non gli facciamo rifare sempre gli stessi lavori e eliminiamo in parte il problema dell'errore umano. E poi creare, utilizzare flussi, software, metodologie per gestire il ciclo di vita, quindi workflow, eccetera, eccetera. Ma soprattutto promuovere il concetto di CMDB distribuito, ma soprattutto, e l'ho inerettato
per sottolinearlo, basarsi sulla realtà che sfrutta la teoria. Ne parlavamo prima al break. Un errore che ho visto fare in tanti posti, e che probabilmente ho fatto anch'io 1000 volte, è quello di leggere e dire: ah, che bello, devo fare così, tento di fare così. Ho capito, però la realtà non è sempre uguale alla teoria. I manuali di ITIL, che ahimè ho dovuto anche comprarmi, lo consigliano, danno dei consigli, non danno degli obblighi. Cioè, prendiamo la realtà, studiamola e dove possiamo, va bene, usiamo le teorie, i consigli. Bene. Velocemente, perché noi siamo passati al CMD Build? Ecco, questo sono io fra qualche anno. Il sistema del configuration management, noi lo facciamo già parecchi anni fa, cioè è un bel po' che noi cerchiamo di inseguire ITIL e lo gestiamo in qualche maniera, cioè lo utilizziamo, però il sistema che avevamo era datato, il software che usavamo era monolitico, era una piattaforma non personalizzabile, perlomeno non da noi, bisognava chiamare consulenti delle varie aziende e spendere anche parecchio, e appunto tendeva, sì, era ITIL compliant, ma più o meno, perché eravamo noi che dovevamo adattarci a quel CMDB e non il contrario. E questo ci ha provocato non pochi problemi quando abbiamo dovuto gestire le macchine virtuali in un mondo dove la virtualizzazione non esisteva. Quel CMDB non era capace a farlo, per cui abbiamo dovuto inventare degli accrocchi e non funziona mai una cosa del genere. Bene, siamo arrivati a questa splendida luce. Io avevo già avuto un primo approccio col CMD Build quando era ancora proprio agli albori, l'avevo già visto, e per questo motivo mi hanno fatto fare della sperimentazione. Abbiamo deciso di utilizzarlo. Perché? Penso che lo sappiate tutti, ma noi vogliamo ritestimoniarlo. Bene, segue ITIL, senza ombra di dubbio lo segue, però non obbliga. Possiamo personalizzarlo come e quando ci pare, ci piace. Sono già riuscito a smontarlo diverse volte. Ho fatto degli interventi hard sulla base dati, troppo hard, perché io la venivo dal relazionale e non dagli oggetti, e l'ho fatto crollare un po' di volte. Non vi dico i sistemisti cosa hanno cercato di farmi, però avevo i capelli ed ero biondo. Vabbè, è un prodotto open source, bene, ma non è solo un prodotto open source, utilizza piattaforme open source, moduli esterni open source, benissimo, siamo contenti. Appunto, da un non credente sono diventato un credente, per ciò ben venga. È facile comunicare con i collettori, con il web service, e io ci aggiungerei, visto che siamo un po' pazzi, noi abbiamo fatto anche senza queste cosettine qua, abbiamo creato dei batch che girano in maniera notturna. Noi utilizziamo l'OCS per le nostre macchine, ma non in maniera invasiva. Noi ci facciamo dare dei consigli dall'OCS, quindi andiamo a monitorare le macchine, andiamo a farci dire dalle macchine cosa hanno all'interno, poi non andiamo di brutto nel CMD Build ad andare a cambiargli i dati. Spesso e volentieri noi andiamo semplicemente a regalare ai nostri colleghi sistemisti un warning, dire: guarda che a noi pare che ci siano delle macchine in più, che avete cambiato il sistema operativo. Abbiamo provato in passato a essere invasivi. Quando è entrato la virtual machine che mi cambiava da un minuto all'altro, questi metodi sono impazziti e ogni 3 secondi c'era una macchina che non funzionava, che non era all'interno. Non era vero, semplicemente avevano aggiunto della memoria a una macchina virtuale, non funzionava così. E poi è realmente object oriented. Io ho sentito parlare spesso di object oriented e ne sapeva di più mio figlio di chi ne parlava, perché non vuol dire tutto e vuol dire niente. Questo prodotto lo è perché ha ricevuto dei colpi enormi da parte nostra e facilmente siamo riusciti a riadattarlo. Sono arrivate nuove cose, non avevo capito niente di una parte della modellazione che avevo fatto, ho dovuto aggiungere delle classi, va bene, me l'ha lasciato fare senza crocchi, quelli di prima. Benissimo. Questo è un po', ecco, al centro, ti piace il rosso attorno, che è bello, questa è la nostra idea, però non è l'idea futura, è l'idea che stiamo realizzando. In 2 anni abbiamo fatto un po' di cosine e queste sono alcune idee. Cioè noi vogliamo che il service desk parli sempre di più col CMD Build, anche banalmente quando riceve una richiesta, avere una lista per indicare, che ne so, la macchina, il sistema operativo, l'applicativo fra un po'. A breve avremo le PDL della città di Torino, del comune di Torino, non completa ma solo come cassone, la macchina, non la tastiera, non il monitor, ma la macchina, perché ci darà dei segnali, per cui gestiremo tutte queste cosettine qua. Il change che ho già detto prima. Progettazione, in che senso progettazione? Progettazione diventa più facile per i colleghi sistemisti che fanno le progettazioni delle reti o fanno le progettazioni di un intero ambiente nuovo di zecca da qualche parte, capire se abbiamo già, se non abbiamo, cosa dobbiamo approvvigionare, cosa non dobbiamo approvvigionare. Nulla di nuovo, l'abbiamo già fatto, ma appunto, come diceva la collega prima, fogli Excel, metodi diversi, questo raggruppa, ci sa dire cosa abbiamo in casa, ci sa dire cosa stiamo liberando. Bene.
I contratti ci stiamo collegando a SAP, che noi adesso utilizziamo SAP per tutta la gestione anche dei contratti, per avere in automatico i dati dal contratto, di nuovo distribuito da lui, vogliamo i contratti e le righe d'ordine. Il monitoraggio, ho sentito una frase che appunto mi è piaciuta tantissimo, bene, adesso abbiamo sott'occhio queste cose, noi comunichiamo con un sistema, col sistema Zabbix, anche noi l'abbiamo rifatto, insieme a questa parte ci occupiamo anche di rifare completamente il monitoraggio, c'è un'iterazione splendida che stiamo creando, per adesso abbiamo tutti gli apparati di rete che appena entrano nel CMDB vanno, anzi tutti i giorni andiamo a allertare il monitoraggio, poi faremo il contrario, controlleremo anche viceversa, per essere sicuri che quello che noi passiamo al monitoraggio e quello che il monitoraggio fa sia coerente, perché è un nulla, una macchina si stacca, si spegne, un demone non funziona più, e certo ce ne accorgiamo, però grazie al CMDB ce ne accorgiamo un pochettino più facilmente. Grazie a questo stiamo studiando il ritorno dei dati, noi abbiamo una massa di dati che arrivano dal monitoraggio, mica sempre sono allarmi, tutto quello che abbiamo adesso stiamo cercando di raccoglierlo per fare delle sintesi, per fare, eccoli qua, che belli gli indicatori, e riuscire a capire, prevenire. Faccio un esempio molto stupido. Noi abbiamo oltre 1 migliaio di server nella sala macchine. Se durante l'anno qualche server gli muore un alimentatore, questo è abbastanza normale, su 1000, magari 10, spero di no, ma 3-4 va bene. E chi interviene deve intervenire velocemente, perché non si può fermare un servizio pubblico, per cui intervengono. Noi grazie a questo potremmo addirittura fare un'analisi a fine anno e scoprire che quei 4 server erano tutti collegati allo stesso quadro. Oibò, facciamo fare un controllo a quel quadro, perché magari è quello. Quindi analisi di impatto, i nostri dirigenti possono prendere dati da qui. Bien, veloce, tanto per farci poca pubblicità. Questi sono alcuni, non sono tutti i più significativi, sono dei numeri. In questo momento ci sono circa 15.000 oggetti, qui sono solo 12 o 13.000 perché mi sono vergognato delle stringhe, no, non li abbiamo ancora messi tutti e presto se ne aggiungeranno altri 8.000. Postgres sta rispondendo bene, CMD Build sta rispondendo bene, noi che siamo delle carogne stiamo per fargli fare uno stress test, noi abbiamo gli strumenti che ci lasciano mettere sotto stress tutte le applicazioni dei clienti e perché no anche le nostre, per cui stiamo progettando di fargli andare in concorrenza 50-100 persone con sforzi di migliaia e anche milioni di dati per vedere se reagisce sempre in maniera coerente. I primi approcci ci hanno già fatto capire che una filiera che stavamo seguendo in questo momento aveva evidentemente dei problemi, aveva una macchina virtuale con qualche problemino perché è morta. Vabbè, gli abbiamo fatto il funerale qualche giorno fa perché effettivamente aveva dei problemi. Uno stress test che poi se riusciremo daremo al buon Fabio come risultato finale. Appunto, non mi dilungo su quello che non ha messo la clessidra, non posso. L'ho già finita? Ah, meno male. Allora, correrò. In realtà come noi volevamo testimoniare e dire più o meno che cosa stavamo facendo, perché è lungo portare dei casi d'uso. Comunque, una cosa su cui l'abbiamo fatto e volevamo portarvi è questo. Al termine della migrazione, del periodo di testing, bla 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 bla, abbiamo visto che si poteva gestire bene qualsiasi tipo di oggetto con il CMD Build. E allora abbiamo voluto cominciare a utilizzare il workflow in maniera un po' seria. E il caso d'uso era proprio la creazione delle macchine virtuali. I colleghi, i sistemisti avevano dei template, vogliono delle informazioni, giustamente, per poter lavorare. Le informazioni arrivano via modulo, d'accordo. Però se non c'è dietro un processo, prima la frase era correttissima, se non riesco a dire, a elencare, a spiegare il processo, vuol dire che non conosco il processo, vuol dire che non so fare quella cosa. Per cui il processo automatizzerà almeno il processo e era determinante, perché non farlo con i workflow? Abbiamo chiesto una mano alla Tecnoteca e appunto abbiamo fatto questo use case che in pratica gestisce l'ordine di lavoro in tutte le sue parti, soprattutto ripetitive, le mail, i cambi di stato, la richiesta stessa dell'ordine di lavoro, per cui qualcuno, il capoprogetto, fa questa richiesta. Nella richiesta ci sono già tutte quante le informazioni, il capoprogetto deve già sapere tutto, ma preleva i dati sempre dal CMD Build, quelli che può prelevare. In questa maniera stiamo già cominciando anche a mappare quando, come, dove è stato fatto questo ordine di lavoro. E tutte le informazioni vengono registrate, il sistemista prende l'incarico, fa il suo lavoro, termina il proprio lavoro, schiaccia il pulsantino oggi
Schiaccia un pulsantino per dire che ha fatto il lavoro. Fra un paio di mesi, quando schiaccerà il pulsantino, in realtà partirà una procedura che gli farà il lavoro. Non è scritta, non è all'interno del CMDB, ma alcuni colleghi hanno già realizzato tutte queste parti ripetitive, perché noi comunque siamo standardizzati, per cui la macchina virtuale la si deve fare in una certa determinata maniera, fa parte di una certa pila, per cui si deve fare in una certa maniera. I colleghi sono riusciti a automatizzare il tutto, per cui dal CMD Build, in molti casi, verrà creata fisicamente la macchina virtuale e al ritorno creerà tutti gli asset, tutti gli oggetti, tutte le relazioni, i domini che ci sono all'interno del CMD Build, tutto praticamente gratis, manderà anche una mail con un report che indicherà come è stata fatta, le caratteristiche, e un grazie a lui, perché se no come facevamo? Ecco, appunto, ho già detto, notifiche delle mail, la parte automatica, i report, documenti che aggiungiamo, perché sulle cose nuove, le tecnologie nuove, anche noi le creiamo, decidiamo gli standard, poi però se li mettiamo dove dobbiamo metterli, però in questo strumento possiamo anche metterlo in maniera tale che si sappia che quella macchina virtuale è stata fatta in quel periodo con quel tipo di template, con quel tipo di modello. E poi tutti gli automatismi. Qui c'è, fa ridere, un'estrazione del modello, un'estrazione perché questo modello fa molto di più, io ho dovuto taglia e incolla, l'ho fatto, ma in realtà l'ha fatto lui il modello, perché abbiamo chiesto loro una mano. Ecco, la cosa che ci interessa di più però sono i benefici. In questo caso, cioè gestire i workflow tramite comunque lo strumento, appunto, limita gli errori umani che ci sono. Tutte le operazioni ripetitive le fa fare all'automatismo e non a noi stessi, è aggiornato in maniera costante, ma da una macchina, per cui se devo mettere 20 cose non c'è l'omino che fa 20 volte la stessa cosa e poi si sbaglia inevitabilmente. Poi ho la tracciatura delle richieste e l'evidenza dei tempi di risposta. Questo è un ritorno grandissimo. Ho vissuto a volte delle realtà dove chiedevo delle persone, del personale in più perché non riuscivo a fare tutto il lavoro che dovevo fare e giustamente la direzione mi diceva ma dov'è tutto questo lavoro? E allora dovevo produrre dei report dove dicevo guarda ho ricevuto 3.000 richieste questo mese, per cui siamo in 7, non ce la facciamo, siamo in 5, va bene. Tracciandolo con il workflow sappiamo quante richieste abbiamo, la statistica, le medie, e questo è il lato buono. Il lato cattivo, se noi ritardiamo a fare dei lavori, qua salta fuori, perché ci sono gli stati, per cui noi sappiamo è stata ferma. Perché? Perché il sistemista non ha potuto fare il lavoro. Cioè non andiamo a spaccare la testina al sistemista, dobbiamo capire perché, e facendo così riusciamo a capirlo. Finito, qui c'è pubblicità progresso, chi siamo noi, poi passiamo col piattino perché è un mutuo, domande, commenti, prega di non sparare sul pianista, tac, fornite, quasi quei 5 minuti, è un miracolo che io mi sia fermato. Se non ci sono domande scappo perché no, meno male. Grazie.